Siamo nella clinica Città di Lecce con il dottor Stefano Stea che si occupa di chirurgia maxillofacciale. Tra le altre cose vi occupate anche di chirurgia ossea preimplantare. Che cosa significa? Ecco, le spiego cosa intendiamo per chirurgia ossea preimplantare. Cioè intendiamo tutta quella chirurgia che serve a riposizionare osso laddove manca. Vado per gradi. Il paziente per mille motivi, vuoi un trauma, vuoi perché un dente parodontalmente compromesso, perde il dente. A tutt'oggi la soluzione migliore, laddove possibile, è quello di ripristinare l'elemento dentario mancante dal dentista che posiziona un impianto endosseo, cioè una vite nell'osso cui applicare successivamente un secondo tempo il dente e quindi non toccare i denti vicini. Il problema è che in qualche caso specifico il dentista non può fare l'impianto perché manca l'osso e allora chiede a noi chirurghi di aumentare il volume dell'osso. Qualche volta l'osso può mancare in senso trasversale, qualche altra volta in senso verticale. Prima si ricorreva al cosiddetto ponte, la differenza qual è? Beh, la differenza è sostanziale, che il ponte implica il toccare o il ridurre di dimensioni i denti vicini, in modo che il dente mancante sia sospeso e appoggiato sia al dente a destra che al dente a sinistra. L'implantologia permette di non toccare dei denti sani vicini e di posizionare direttamente la vite nell'osso. È evidente che questa è la scelta adesso quasi direi obbligata. Il problema, ripeto, nasce se non abbiamo osso a sufficienza. A quel punto il collega dentista chiama il chirurgo maxillofacciale, il quale è chiamato a riposizionare l'osso, per meglio dire aumentare il volume osseo. Questo si può fare, le anticipo la domanda sicuramente, in vari modi. Una delle metodiche più diffuse è quello di prendere un pochino di osso dal corpo stesso del paziente, generalmente o dalla cresta iliaca o dalla teca cranica, e posizionarlo sotto gengiva in modo da aumentare il volume dell'osso. Si aspetta qualche mese che l'osso nuovo venga attecchito, accettato dall'organismo e poi dopo il dentista può procedere tranquillamente, avendo osso a sufficienza, a posizionare il suo impianto. Quindi la vostra attività è propedeutica a quella dentistica? Sì, assolutamente sì. Noi interveniamo in questo caso, è proprio, lo vorrei chiamare un servizio che diamo all'amico dentista, laddove lui non riesce, noi interveniamo, aumentiamo il volume dell'osso e dopo lui può tranquillamente agire posizionando l'impianto, assolutamente. Così facendo le dentiere spariranno? Questa è una nostra previsione. Io penso che fra qualche anno, avendo fatto passi da gigante sia l'implantologia dei dentisti sia la nostra chirurgia ossea, penso che non ci sarà più caso in cui non si possa avere i denti fissi. Evidentemente il limite a tutt'oggi credo sia solo un fatto prettamente economico, perché ovviamente l'implantologia, che ripeto fanno i dentisti, ha un certo costo. Quindi questo è il solo limite. Se non ci fosse il limite economico, credo che fra qualche anno non vedremo più delle dentiere totali.